Salve a tutti, buongiorno, ben ritrovati. Spero che state tutti bene. So che è una frase fatta ormai che dico sempre, ma è la verità, è ciò che sento. Spero che state veramente tutti bene e che la vostra vita, almeno per quello possibile, possa essere da voi sempre, avuta come la cosa migliore. Bene, oggi vorrei parlare di Solvet Coagula. Perché? Perché la maggior parte, delle persone ne parla, perché si dice stavo guardando come sistemare una cosa, vabbè. Perché si dice che Solvet coagula e tante cose, ma lo si collega innanzitutto all'alchimia, ma non è solo una cosa alchemica, perché sinceramente il Solvet coagula, come andremo a vedere, viene fatto ogni secondo della nostra vita e viene, generalizzato poi nella vita completa fino alla morte, no, e anche oltre. Spesso molte persone prendono questo nome, no, nella vita iniziatica o nella magia o, oggi sui social, no, Solvet, coagula. Io mi piacerebbe chiedere a chi si prende questi nomi: "Ma sai che significa? E sai come si fa?" E solitamente tutti diranno sì, chi se lo prende perché indicheranno che significa, ehm, sciogliere la materia, poi ricoagularla e poi tante cose, no, che poi oltre a pensarle bisogna riuscire a farle, no. Oggi tutti diamo aria alla bocca, magari compreso pure io, non soltanto, varie persone, e la cosa bella è che bisogna anche presentare i risultati di quello che facciamo. Oggi tutti parlano di iniziazione, la moda, tutti parlano di queste cose perché ciò che era esoterico, cioè tenuto per le persone qualificate e quindi non, nascosto alle persone per qualche cattiveria come è successo per altre maniera, oggi, no, è pubblico, ma non è pubblico certamente ciò che è la pratica reale, viene ciò che viene sempre all'esterno dato è la pratica comunicabile. La pratica comunicabile è quella che bene o male si legge nei libri, ma i greci, ci insegnano che esistono i misteri, no, e i misteri sono incomunicabili, diciamo c'è la guida di chi con buona pace, di chi si sente maestro a tutto spiano e non ne ha bisogno, e gli auguro di avere l'intelligenza artificiale come maestro, da sempre è descritto che l'epopta o lo Hierofantes è necessario, perché lui ha già calcato queste orme, a meno che non nasci cioè non fu neanche Gesù, che si dice da tutte le storie storiche che è nato divino, non è così, e dovette imparare pure lui, no, come tutti. Nessuno nasce imparato, come si dice in termini, quindi non vi fate fregare da tutte le storie mitiche e mitologiche che servono per addomesticare le pecorelle, per poterle portare con il collarino dove si desidera, non nasce nessuno imparato, perché il cervello è nuovo e deve reimparare, quindi nessuno ha la scienza infusa divina, c'è solo un ricordo, ci possono essere delle capacità, ci possono essere delle propensioni, ma certamente non sai tutto, quindi non è possibile. E quindi c'è bisogno di chi te lo non dico te lo insegni, io non dico tanto insegnare, dico io sono molto platonico in questo, da Platone, pitagorico, no, neoplatonico, non sono gnostico e dico un'altra cosa, diciamo che è diversa alla platonica. Bisogna ricordare e per ricordare c'è bisogno di chi già sa cosa farti ricordare, altrimenti ti fanno ricordare un sacco di nate che serviranno a intortarti e a legarti ancor di più. Ancora di più servirebbe andare a cercare, a chiedere a queste persone che
si reputano alchimisti e maghi attualmente moderni, no, che significa solve coagula. Ti diranno: "Prendi la pianta, solvila nell'alcol, distilla", quello è però quello è la cosa così. Il mistero è incomunicabile e ti può essere comunicato solamente dalla parte più profonda di te, una volta che chi lo conosce sa la strada per immetterti, ma si ferma alla porta, perché devi entrare da solo poi. Io spesso l'ho detto, sono un guardiano, io sono alla porta, sono lì, come diceva anche Agrippa: "Ti faccio entrare", ma non è possibile venire con te, anche perché si può arrivare fino a un certo punto. Lo stesso Virgilio arriva fino a un certo punto con Dante, come tutti, i maestri, insegnanti, guru, epopti, ierofanti, eccetera, eccetera. Poi devi entrare da solo nel terzo punto, che corrisponde al paradiso, ossia alla coscienza oltre l'abisso, ci entri da solo, però fino all'abisso sei guidato. Guidato, a ricordare le cose da fare. E qui il solve coagula ci casca a fagiolo, perché solitamente, no, ci si sciacqua la bocca con questa cosa, ma il solve coagula noi lo usiamo tranquillamente durante la vita. Ora, una cosa molto importante è che il solve et coagula, cioè sciogliere e ricoagulare, sta a dimostrare da parte di coloro che sanno questa scienza e quest'arte, ciò che avviene da natura. Cioè, non è che ci vuole, no, il solve et coagula, no, come si usano tanti termini, no, e altre cose, cioè semplicemente ci indica cosa fa la natura, che, dissolve le forze e poi le ricoagula. Diciamo che solve coagula è dato solamente per coloro che dovrebbero seguire una via o qualcosa di iniziatico, mentre la natura fa coagula solve. Quindi noi dovremo partire dalla natura che coagula, e poi fa il solve, coagula, fa nascere un bambino, un qualsiasi cosa, una pianta, un animale, eccetera, eccetera, e poi, lo dissolve via via, perché lo fa crescere, lo fa crescere, lo fa coagulare fino al massimo, no, e poi lo fa discendere un'altra volta e lo fa dissolvere un'altra volta e poi lo ricoagula un'altra volta. È ciò che viene mostrato anche nella seconda tavola del Mutus Liber, dove c'è questa grande, energia che scende dal cielo chiamato nitro e che coagula tutte le cose, ed è la vita, è il sole che va a coagulare le cose, è la luna che ne dà magnetismo e stabilità. Bene, quindi dire solve coagula stai dicendo la parte opposta, cioè stai dicendo come tornare alla forza, coagulante che c'era prima che tu nascessi, e quindi indichi già una via, iniziatica. Per esempio, se vogliamo un pochino, no, andare a vedere l'immagine dell'albero, no, l'albero cabalistico, i 10 setoli, visto che non è che per me è una predilezione, è semplicemente che ho notato che è insito, nel subconscio collettivo, è insito nella mente di tutti, bene o male tutti sanno che cos'è, e quindi mi baso su questa cosa, ma non è che sia la verità unica, cioè si possono fare in tanti modi le spiegazioni mentali, però fermiamoci a questo. Per esempio un coagula solve lo vediamo con l'emanazione dal numero 1 al numero 10 dei Sefirot, 1, 2, fino a 10. Anche Pitagora con la Tetractis ce lo dice, anche Platone quando parla delle 3 anime dell'essere umano, eccetera, eccetera. Bene, e questo, da solve, cioè Keter, che è niente, l'1 va giù, va giù, va giù fino a coagularsi, okay? Quindi va a scendere. Quando scende giù, torna indietro e diventa solve coagula. Quindi, dall'alto noi fino al coagula noi dall'alto quindi, fino al coagula giù, noi arriviamo fino, a Malkuth, cioè alla materia, no, e poi da lì ripartiamo, solvendo. Come? Usando ciò che viene chiamato, per esempio, i sentieri, no, ossia
Che sono questi sentieri? Sentieri che tutti li vediamo in maniera abbastanza, no, emotivo se vogliamo. Sentiero ci dà l'idea di una stradina, di una strada, di un qualcosa di iniziatico, cose varie, o anche dietro un bosco, no, magari ci sta camminando Biancaneve, quella di oggi, e cade in una buca, no, cade e si trova in un clifford, si trova in un scende giù ed è in un tunnel. A parte queste battute, però, sentieri indica un collegamento tra 2 stati di coscienza, tra 2 capacità coscienziali. Quindi noi, abbiamo la discesa dalle, grandi altezze della sottigliezza fino a coagularci in un corpo fisico e poi l'ascesa attraverso queste tecniche date dal mondo. In Oriente la meditazione, in alcuni nella teurgia per esempio è, l'invocazione e l'incorporazione di un dio, no, Giamblico, Porfirio, ne parlano con molta Apollodoro, con tanta capacità e ci indicano che gli antichi, specialmente gli egizi, erano bravi ad invocare la forza di un dio, il maestro, e a farla scendere nell'allievo e quindi l'allievo da così tutto coagulato nella vita di tutti i giorni, quindi come una pietra, si scioglieva, ma aveva questo senso di estasi, questo stato di di estasi, di furore, che in alchimia vien chiamato il fuoco, e che questo scioglieva il senso di impietramento fisico e lo faceva volare. E quindi perché questa forza di un dio, diciamo, chiaramente non erano extraterrestri, ma qui si parla di forze sottili della natura, che poi oggi si è un po' confuso tutta la storia, e c'è un motivo. Quindi, in questo caso, cioè l'allievo riceveva vera iniziazione ai mondi superiori. Se leggete per esempio l'Asino d'oro, no, di Apuleio, alla fine, parla proprio di queste cose qui. L'iniziazione antica dei misteri, specialmente quella di Eleusi, era questa, no, l'iniziazione di Dioniso era questa in maniera più violenta, l'iniziazione di Orfeo era questa in maniera più ascetica, l'iniziazione di Pitagora era lo stesso, più ascetica, quella di Platone era uguale, quella della magia medievale più o meno andava a toccare le stesse cose, l'alchimia faceva la stessa cosa, si trovava tra le mani la pietra che doveva sgrezzare. Tra l'altro è molto simpatico il fatto che i massoni pensano che l'hanno inventata loro, quello della pietra che deve essere sistemata, squadrata, togliendo tutto il pezzo. Infatti lui i pezzi inutili, infatti lo insegnano al primo grado, no, in massoneria in realtà è una cosa che è stata scritta da Plotino nel neoplatonismo. Quindi, c'era già, no, un pochino quindi questo coagulato che voi siete deve essere sciolto. Bene, se noi passiamo alla vita di tutti i giorni, beh, questo ci avviene in tutte le esistenze, cioè in tutta l'esistenza. Facciamo un esempio di idee coagulanti o coagulate che avete. L'idea sulla vita, l'idea sulla religione, l'idea sulla che ne so, sull'amore, l'idea sulla morte, l'idea sulle istruzioni, le idee politiche, le idee sociali, le idee sull'Italia, le idee sull'America, le idee su questo, su quest'altro, eccetera, stavo per nominare nazioni che non si devono nominare altrimenti. Le idee su queste cose, no, sono state coagulate dentro di voi. Questa coagulazione ha generato, ossia questa credenza coagulante su un'idea, ha generato direttamente tanti coaguli, come tanti piccoli coaguli nella vostra circolazione sanguigna che portano a dei trombi, no, il trombo è un coagulo e non passa il sangue. Non per niente in tutte le tradizioni e anche dall'est all'ovest si parla di dover sbloccare prima, questa circolazione interna e come detto prima alcuni usano in alchimia il fuoco, quello che sia, alcuni usano delle medicine alchemiche,
alcuni usano la respirazione, alcuni usano la preghiera particolare, alcuni le esaltazioni, alcuni la concentrazione, alcuni l'abbandono. L'importante è sciogliere questo per far purificare e quindi fluire dentro, la vostra coscienza, perché alla fine è la coscienza che è coagulata e bloccata. Anche la credenza di avere solamente un corpo, questo è un coagulo. Bene, queste idee sono coaguli. Ammettiamo che voi incontrate una persona, maestro, un ierofante, uno che è un santo, un guru, un filosofo, un fisico, un chimico illuminato, qualcuno che però per voi vi dà delle informazioni che vanno ad essere un pochino in contrasto con ciò che vi è stato trasmesso e che voi avete coagulato, no? Bene, voi acquisirete nuove idee. Queste nuove idee che vanno direttamente a toccare, no, il coagulo che voi avete di quello di cui si sta parlando, come adesso voi avete delle idee coagulate sul solve e coagula, io vi sto parlando di un'altra cosa, andando sempre di questo, ma con altre informazioni. Che cosa sto facendo? Sto dissolvendo, sto solvendo le vostre i vostri coaguli. Questo è pericolosissimo per la politica, per questo per coloro che detengono il potere, perché la potenza delle idee è 1000 volte più potente di quella delle armi, cioè, no, cioè le idee una volta si dice che ci metti la zanzarina nel cervello di uno, questa qui in silenzio lavorerà e andrà a corrodere completamente quel coagulo di idea. Quindi voi scioglierete, cioè solverete, no, l'idea precedente e ne la ricoagulerete. Tant'è vero, mh, che solitamente si solve e coagula, ma è già una dicitura sbagliata, perché noi abbiamo, no, c'è direttamente un coagula, se noi lo dissolviamo lo ricoaguliamo, quindi sarebbe giusto dire solve et ricoagula, perché rifai una cosa nuova. Questo per esempio chi ha avuto più partner nella vita, fidanzati, fidanzate, mariti, mogli o chiunque sia, lo può notare perché si era coagulato con una certa persona o coagulata le idee, a un certo punto poi si dissolvono per qualche motivo, no, eccetera, eccetera, non ci interessa cosa, è un esempio, e quindi si è disciolto quello e poi si incontra un altro e si ricoagula un'altra un'altra relazione. Questo anche nel corpo. Io ci cucino un pranzo, lo metto nella bocca, lo mangio, lo mastico, lo premastico, lo predigerisco, lo ingoio, va nello stomaco, viene dissolto. Viene dissolto, viene e da questa dissoluzione che avviene, viene poi separata, quindi c'è la frase di mezzo che non viene detta, ma che in alchimia si capisce, dice: solvi, separa, no, e poi ricoagula. E infatti viene ricoagulato come, escrementi, no, da un lato andando verso giù, ma viene anche ricoagulato come proteine, vitamine, energia vitale e prana o energia vitale che ci mantiene vivi, quindi verso l'alto. Uno viene chiamato scarto, l'altro viene chiamato invece vita, no, questa che se non avessimo mangiato tutti ogni giorno, ma ogni 2 giorni, ogni quanto volete voi, non saremmo qui neanche a guardarci, ma non avremmo neanche la possibilità di pensare. Quindi avviene anche nel nostro corpo. Stessa cosa se io respiro, no, cosa faccio? Mentre sto inspirando, io che faccio? Porto dentro una forza esterna che è aria, ma piena di vita. Non so se molti di voi, penso tutti prima o poi abbiano percepito l'aria viziata quando entri in qualche posto, quando entri in quelle piscine piene di persone o nelle palestre piene di gente, o in questi posti negli autobus molto affollati con i finestrini chiusi, oppure nei cinema,
no, quando c'è moltissima gente, tutti questi posti si sente aria viziata, oppure se non è stata cambiata l'aria, si sente anche in una stanza dove siete stati voi, non avete cambiato l'aria, perciò cambiate da spesso l'aria. L'aria viziata non è viva e quindi, non dà che cosa dà? È coagulata in pratica, non dà vita. L'aria viva, è sciolta, è completamente libera. Infatti quando noi inspiriamo dentro di noi, introduciamo ossigeno, energia vitale, prana, chi, chiamato come volete, Spirito Santo lo dicono anche altri, e questo che cosa fa? Va direttamente a sciogliere dentro di noi uno stato coagulato che era della precedente ispirazione con espirazione e che ci ha sporcato in pratica, no, c'è il sangue e quindi ha bisogno di essere riconvertita nuovamente, sciolto per renderlo bello fluente con l'ossigeno e gettare via l'anidride carbonica. L'anidride carbonica andrà ad altre situazioni, eccetera, eccetera. Quindi è un altro solve e coagula. Stessa cosa avviene anche in un rapporto sessuale. Un rapporto sessuale c'è, un incontro che porta a uno solvere d'amore, ci si scioglie nell'impeto, no, dell'amore, del latte, eccetera, e questo dissolve direttamente, stacca dagli esseri coitanti le loro energie, le unisce e si ricoagulano in un figlio. Questo avviene anche a livello sottile, sempre. Quando voi incontrate una persona, ci parlate, lo ascoltate, guardate, vedete state coagulando o ricoagulando un figlio. In Ammonia si dice: tutto avviene per spostamento di piani. Spostamento di piani indica appunto quello di un solvere e un ricoagula. Quindi è continuo, è costante. Se voi sapete questo, state capendo come funziona la natura, tant'è vero che gli alchimisti dicono: "Segui la natura", cioè osservala, ma per superarla. E questo avviene anche per quanto riguarda se noi seminiamo un seme, per esempio, per il grano, questo era uno dei grandi grandi misteri osiridei, ma anche i grandi misteri no, dicevo dei misteri della dea antica, di Eleusi, in cui era descritta la dea Demetra che era la dea del grano e che, a un certo punto, le venne rapita Persefone, sua figlia, e che andò nell'inferno con Ade e quindi nulla più cresceva. Perché non cresceva nulla se gli viene rapita la figlia? Beh, coloro che fanno i soloni di queste cose, no, si sa che Solone era uno che pensava di saper tutto, ma alla fine stringi, stringi sono come quelli che troviamo un pochino in giro. Se si dessero la pena di andare a vedere il termine Persefone dal greco significa energia di crescita. Persefone significa forza che cresce, energia che cresce. Quindi il grano, Demetra è il nutrimento, il grano e tutti i cereali che possono crescere, eccetera, eccetera, gli mancava la forza di crescita. E cos'è questa forza di crescita? La forza primaverile, no, infatti fece il patto con Ade e disse: "Vabbè senti, facciamo così, 6 mesi rimane con te, quando non c'è forza di crescita ed è tutto sotterraneo, in modo si dissolve questa forza di crescita quando butti il seme nella terra, e 6 mesi me la mandi a casa, me la mandi da me", e infatti inizia con la primavera dove c'è la forza di crescita. Tutto questo per nascondere il grande mistero alla gente che lo faceva ogni giorno, della natura che ha crescita e decrescita e che fa solve e coagula. Anche nelle quindi anche per esempio nelle pratiche iniziali di purificazione degli esseri si parla di solve. Li si fa scendere nell'Ade, li si fa scendere direttamente nell'inferno, no, Dante, Gesù, Krishna, tutti scendono lì, tutti vanno lì, Orfeo, tutti vanno nell'inferno e poi tornano. Odisseo, tutti vanno lì e poi tornano. È la classica prassi del morire in vita.
Morendo in vita tu ricoaguli un nuovo essere. Molti si concentrano nel fare per esempio corpi sottili, corpi, cioè luminosi, i corpi classici, no, i corpi di luce, il corpo astrale, proiettato e cose varie, eccetera, con le varie meditazioni, visualizzazioni e cose varie. Okay. Il problema è che se non hai fatto un solve prima, non fai altro che una copia di quello che sei ora. Di conseguenza questo corpo non riesce mai a superare una certa capacità di volo, diciamo così, perché non fai altro, non avendo fatto il solve, ossia una buona purificazione, ossia con dissolvere le idee che dicevo prima, eccetera, eccetera, le trasporti direttamente in questa forma generata, creata, corpo lunare, corpo di gloria, e rimane però in un corpo pieno di appetiti, come diceva Platone, no, cioè gli manca quel thumos, cioè quell'energia interna pulita che lo porta verso l'alto, no, che è dato dal solamente se che viene si presenta solo se hai conosciuto il fuoco dissolvente o l'acido dissolvente o l'estasi o anche la paura delle volte, no, può succedere questo, o quello che abbiamo detto prima, o un dialogo, metafisico che ti porta direttamente a scioglierli dai preconcetti. Quindi altrimenti quando generi, secondo la conoscenza iniziatica, un secondo corpo per l'immortalità, questo secondo corpo per l'immortalità è come il primo, cioè non è altro che un duplicato, del primo. C'è un film che ha concorso come si chiama, agli Oscar con Demi Moore, non mi ricordo adesso il titolo. Dovresti vederlo, non so se è ancora su qualche piattaforma, e parla proprio di questo, cioè in pratica un corpo viene duplicato, però, si pensava che questo corpo poteva essere migliore del primo, ma ne acquisisce completamente le capacità basse che c'aveva del primo e quindi si vanno a distruggere tutte e 2. Substance, perfetto. Grazie Marco, sei molto gentile. The Substance, vedetelo perché tra l'altro è no, è un po' strano come film, ci sono 2 bravissime e bellissime interpreti, veramente brave, veramente, ma veramente brave, perché fare dei film così è veramente difficile, tanto che pensavo veramente gli davano l'Oscar a Demi Moore, peccato perché se lo meritava veramente per questo film. Vabbè. Al di là di quello che si possa pensare. Quindi vedetevelo perché andate a capire che cosa si intende. Quindi la maggior parte delle persone che si lamentano di non riuscire a, per esempio, separarsi dal corpo fisico nelle pratiche, è perché tentano di portare tutto questo coagula precedente che c'avevano da un'altra parte, prima di solverlo. E non puoi, perché io spesso ho detto: "Non è possibile che accada questo", perché è come una mongolfiera, e la mongolfiera se non togli i pesi non sale. I pesi sono tutti i vostri coaguli di prima, idee, preconcetti, situazioni. È la stessa cosa, no, alla fine nella vita di tutti i giorni. Se io ho avuto una delusione con un amico, no, sono stato deluso, sono stato tradito e incontro un altro amico che magari è una brava persona e applico su di lui i miei coaguli, non ci niente da fare, non avrò mai più un amico, no, questo è il partito preso, questo è quello che ci viene detto, incontrare le persone con dei preconcetti, con dei pregiudizi. E questo qui è la cosa peggiore che ci possa essere. Quindi, coloro che si riempiono la bocca di fronte agli altri con nomi di questo tipo, cose varie, forse non hanno capito veramente di cosa stanno parlando e non hanno veramente, parlo di alcuni maestri che sono in giro, che si fanno chiamare con questi nomi. No, già quindi okay, potrei indicarvene 4 o 5 su YouTube, che poi mh, ma non so. Quindi non stanno altro che parlando di una funzione della natura. Se io per esempio voglio dipingere, prima io devo sciogliere i colori, no, li prendo, li sciolgo nella coppetta, prendo l'olio e poi li metto sulla tela e li coagulo.
Ma se io voglio ridipingere un'altra volta le cosiddetti pentimenti, devo cancellare, devo sciogliere con l'acquaraggia, con la triellina, con la trementina, con la triolina no scusatemi, la trementina e cose varie e poi ridipingo. Il segreto della felicità nella vita è proprio questo solve et coagula o ricoagula, cioè tu appena nasci sei uno che coagula le cose. Idee, concetti, persone, come sarà la vita, come l'amore, come la sessualità, come io per esempio mi rendo conto che l'ho detto spesso anche a mia moglie, ho detto: "Ma io sinceramente avessi saputo quando avevo 17 anni, ero così libero nella vita, pensavo di dover fare solo arte ed ero sicuro della bontà delle persone, ero sicuro, se avessi saputo quello che so oggi, beh, sarebbe stato molto differente, perché tutte le mie sofferenze sono nate dall'essere pulito, candido, da essere un bambino. Io ho sempre pensato a fare delle belle cose, occuparmi di arte, fare del bene, non ho mai fatto del male, divertirmi un po', vedere bei film, mangiare con gli amici, cioè quello che fa un ragazzo di quell'età, no, e l'Ouroboros e saluto a tutti sempre. Però invece cominciai a chiedermi: "Ma perché per avere una macchina devo chiedere un prestito? Ma perché per avere una casa, un pezzo di terra che, essendo nato sulla terra, mi è di diritto, devo chiedere mutui? Ma perché queste cose costano così tanto? Ma perché devo essere assoggettata a fare questo? Ma perché" beh, questo è il mondo coagulato. Allora ho cominciato a solvere queste cose, questa è la via iniziatica nella vita, e a ricoagularle a modo mio, a modo mio. Grazie dell'iscrizione, grazie mille Ouroboros, grazie a chi si iscrive. Sappiate che per gli abbonati c'è, l'incontro che ho fatto per gli abbonati anche sul sito, l'incontro che ho fatto a Roma sull'Alchimia Grande, e lì quindi è una cosa per tutti gli abbonati e quindi, anche chi è sul sito. Bene, e quindi, ho cominciato a ricoagulare tutto, è questo che dovreste fare voi. Voi dovreste veramente revisionare, cioè ricoagulare la vostra vita dissolvendo i vari punti che non sono in armonia. Già beh, stai facendo lo psicologo, no, per carità di Dio. Stai facendo lo psicanalista, peggio di peggio. Stai facendo lo psichiatra, ancora peggio. Sto semplicemente facendo Riccardo Villanova, che è stato iniziato, ha vissuto quello che ha vissuto e è stato costretto cioè a solvere e a ricoagulare. Dovreste fare, lo dico sempre, non lo fa nessuno scommetto, avere un quaderno in cui scrivere tutte le vostre coagulazioni. Significa, anche per i nuovi buongiorno, anche per i nuovi significa avere la capacità di osservare quali sono le mie coagulazioni, cioè cosa penso della vita, cosa penso dello sport, non sto scherzando, cosa penso dei viaggi, cosa penso del lavoro, cosa penso dei figli, cosa penso delle mogli, cosa penso dei mariti, cosa penso del tempo, cosa penso com'è la terra, cosa penso delle stelle, cosa penso dell'astronomia, cosa penso della matematica, cosa penso della geometria, cosa penso della filosofia, cosa penso dei film noir, dei film thriller, dei film eccetera, eccetera, cosa penso di tutto del mio corpo, della medicina, cosa penso, cioè come sono coagulato. Voi vedrete che avete un piano di tutte le vostre coagulazioni, ossia il funzionamento coagulato della vostra mente. E cos'è la mente? La andiamo a vedere cos'è la mente. Bene, vediamola cos'è la mente. La mente è un gruppo di coaguli, pensieri e coaguli messi insieme che si scambiano informazioni tra di loro coagulate, sempre fisse, generando una specie di cosmo personale, chiamiamo così, un acquario personale, un qualcosa di chiuso che e quindi questo che fa?
attenzione ciò che sto dicendo, coagula una mente. Questo coagulare questa mente ve la portate nelle varie incarnazioni, se non la sciogliete, perché poi si ripresenta di nuovo, poi si ripresenta di nuovo, poi si ripresenta di nuovo. Non è vero che si nasce con la mente con il cervello tabula rasa, come vorrebbero coloro delle ideologie attuali che parlano del gender. Non è vero, perché si nasce con il costrutto e il corredo biologico. Puoi tentare di cambiarlo con la mente, ma poi se non stai attento hai dei problemi, perché la biologia è biologia. Finché non riusciranno a capirla questa cosa, molte persone soffriranno. Quindi la mente cos'è? Un coagulo generale fatto di sottocoaguli chiamati concetti che ci spingono ad agire con le persone a secondo il coagulo che gli corrisponde. Che significa? Vado sulla spiaggia, sento caldo, qual è il coagulo che corrisponde? Fa caldo, mi metto sotto l'ombrellone, mi metto la crema solare, faccio il bagno alle 11 perché alle 10 fa più freddo, sto attento di qua, sto attento di là, eccetera, eccetera. Ah, sono contento, grazie F, sono contento. Grazie, sono contento. Okay? Cioè, se voi state attenti a questo, capirete che cosa vi portate quando morite. Morire che significa? Morire significa che si è giunto a un certo punto che dovete per forza sciogliervi, ma vi sciogliete mantenendo il coagulo principale, la mente che ho detto prima. Tra l'altro, no, se conoscete l'Iliade, come penso tutti lo e voglio dare un piccolo suggerimento per ciò che sta succedendo adesso, perché se conoscete le cose di prima, siccome tutto è ciclico, sapete che cosa succede dopo. Nell'Iliade all'inizio scommetto che nessuno ha letto, non per vostra ignoranza, ma perché non ve l'hanno fatto leggere, forse i più anziani, forse Michele Modica, forse l'ha letto perché si occupa di libri, no, altri che non conosco, però dovreste leggerlo. Se, leggereste questo all'inizio, Omero dice una cosa, che la guerra di Troia fu voluta da Giove, da Zeus in persona. Perché? Perché la madre terra si lamentava della troppa gente dice nei tempi studiavus, sì, e così, e si entrava nei misteri. Troppa gente viveva sulla terra e la opprimeva con le loro azioni malvagie. Attenzione, non che viveva troppa gente e quindi dovevano ucciderla, facevano azioni malvagie. Potevano essere anche di più. Una mamma diceva a mia madre una cosa fantastica, no, poi non so se è vero. Una madre nutre 100 figli, quindi non ha di questi problemi, però poi diceva: "100 figli non nutrono una mamma", con l'idea che la portavano all'ospizio e spero che nessuno di voi mai lo farà una cosa simile. Mi raccomando, mai si deve fare una cosa simile. Quindi che cosa tu dici: "Vabbè, uno è malato, non ha bisogno", però state vicini, parlo di proprio abbandonare le persone, non si fa. Perché poi è un karma pesante veramente. Torniamo indietro e allora la madre de terra disse: "O Signore di tutti gli dei, qui è così, e, le cose così. Dove troviamo questa descrizione più precisa? Nel Cipria, che è o Chipria, che è un altro scritto di Omero poco conosciuto. E qui viene descritta questa cosa qui, che poi troviamo anche all'inizio dell'Iliade. E quindi c'era troppa gente, facevano casino, stessa cosa che poi troviamo nella Bibbia, no, con, la Torre di Babele, cose varie, facevano casino, erano persone cattive, la terra era oppressa e allora Zeus, per ripulire, scatenò una guerra per anni affinché tutti si uccidessero tra di loro. Ora la guerra all'epoca si faceva con le spade di bronzo, siamo alla fine dell'epoca del bronzo. Adesso si potrebbe fare soltanto con le tastiere, no, con i virus.
Che cosa sto dicendo? I coaguli. Era sempre lo stesso solvo e coagula. Meno male che esiste la morte. Se immaginate se non ci fosse la morte, il solvere, no, quanta gente. Immaginate se ancora vivesse, che ne so, Gengis Khan, no, con le sue idee, ancora vivesse, Hitler, ancora vivesse Stalin, ancora vivessero, che ne so, Napoleoni o tutte 'ste persone malate di mente, no, che hanno la violenza come loro idea e che son fatti passare per persone importanti, no, io come dico sempre, ogni persona che è diventato un principe, conte, cose varie è un assassino. Quindi voglio dire, sono assassini, perché ammazzano altre persone. Bene, immaginate se ci fossero ancora. Immaginate se non ci fosse il solvere, la morte. Morte non significa sparire, quello si chiama dissoluzione. Morte deriva da mor, da more, da ossia da leggi, significa seguire la legge. E quale legge? Solve e coagula, solve e ricoagula, solve e coagula. Che poi sarebbe l'inizio solve e coagula, ma già il secondo è risolve e il terzo è ricoagula e continua così. Questo applicatelo alla vostra vita. Se lo applicate alla vostra vita, la prossima vita, se voi non fate un solve come si deve, facendo quello che vi ho detto, voi sarete la stessa persona, identica. Non immaginate che voi andrete avanti e diventerete nel mondo spaziale perché vi incarnerete fra 2000 anni e di sicuro saremo sulle stelle. Quali? Se non superi questo, se non superi chi sei ora, sarai di nuovo quello che sei. Magari avrai una vita differente, non sarai, che ne so, un operaio, sarai un lattaio, sarai uno scienziato, ma sempre con gli stessi problemi. Non cambia. Non esiste la proiezione in avanti. L'idea di solve coagula nelle varie reincarnazioni per arrivare a un obiettivo, no, vuol dire che c'è un inizio. Se ci fosse un inizio, ci dovrebbe essere una fine, okay? Che cosa significa? Significa che sì, okay, mi incarno che so' formica e divento Dio. Okay, questo lo possiamo inserire nel grande ciclo però. In pratica è come se fosse, immaginate un grande cerchio, un pezzettino di questo cerchio che ha un inizio e la fine, un inizio e la fine, un inizio e la fine, un inizio e la fine. Dove le ritroviamo queste regole? Nel cerchio della sfera celeste di 360 gradi, no, che è diviso in 360 sezioni che sono di questo pezzettino, e poi 2 pezzettini, e poi 5 pezzettini, e poi 10 pezzettini, e poi 30 pezzettini, e poi sono questi pezzettini, le cosiddette reincarnazioni. E un po' prendetelo con il beneficio di inventario, no, un po' siete Ariete, poi siete Toro, poi siete Gemelli, poi siete Cancro, poi siete Leone, poi siete nella vita in generale, come detto, negli eoni e vi evolvete. Ma questo accade anche nel rapporto con una persona. Appena la incontrate siete nel segno dell'Ariete. Appena cominciate a conoscervi, cominciate a sentire attrazione tra voi, siete nel segno del Toro. Appena cominciate a parlare, concepire, scambiarvi le idee, siete nel segno dei Gemelli. Appena cominciate a, entrare in uno stato quasi di incubazione personale, nel senso: "Ah, ma lo sai, ho conosciuto Luigi, ha delle idee veramente in gamba. Sì, guarda, sono idee che vale la pena seguire." Siete in cancro, siete incinta di questa persona. E poi arrivate al rapporto in Leone. Questo rapporto in Leone è un rapporto di gioia, allegria, ma sì, divertiamoci, andiamo in ferie, giochiamo, facciamo qualsiasi cosa, no? Fatto questo, magari si arriva poi alla sezione Vergine, cioè oltre al divertimento c'è anche un impegno, andiamo, parliamo, guardiamo le cose insieme, magari ci mettiamo a lavorare insieme, discutiamo, vediamo di capire filosoficamente le cose e tutto questo ci porta alla sezione dell'equilibrio tra persone, bilancia.
Accade sempre poi che c'è una specie di ricambio, no, nel settore Scorpione e una crisi, anche nei film è così, a un terzo di un film c'è la crisi scorpionica, no, e si entra in crisi. Ma sì, però io non pensavo che Luigi avesse quelle idee, sai, conoscendolo un pochino di più, non lo so, non lo so. Mh. E dopodiché che succede? Se superiamo questo, molto spesso ci si spezza qui, noi continuiamo, ci proiettiamo più avanti: "Ma no, guarda, non mi interessano le idee di questa persona, ma non me ne frega niente, sto bene con 'sta persona", proiettiamoci avanti, andiamo oltre e si supera. E qui son poche persone che riescono a farlo, perché poi c'è l'ego nel periodo Scorpione del rapporto, no, e poi si entra in Sagittario e poi si entra in Capricorno. Se superi questo, in Capricorno lo stabilisci, la vostra amicizia è veramente seria. Tutto fa tutto per l'altro, uno fa tutto per l'altro. Può essere anche le 2 di notte con la neve mezzo metro, succede che rimani fermo con la macchina, telefoni, il tuo amico Luigi viene perché e poi da qui cosa accade? Accade che questa amicizia così seria diventa qualcosa di bellissimo, di meraviglioso, diventa una vera amicizia senza volere niente da uno e dall'altro, e quindi è un acquario. Siamo capito? Poi per giungere alla fine quasi dell'amicizia, che non è la fine, può essere da 2 persone, ma di un rapporto, quello che sia, che 2 sono le possibilità: o l'amicizia si dissolve in qualcosa di mistico, di meraviglioso. Luigi? Non so descrivere, siamo uno. Oppure ci si sente in prigione. Dici: "Ma carità di Dio, mi sento, non lo so, mi sento vincolato, non riesco a fare le cose". Qui spesso accade, non riesco a fare le cose, la prigione dei pesci. Mi sento come di essere in un ospedale, guardate, non lo so, quando mi vede, sì, mi dice: "Fai questo, e allora lì si spacca tutto e si ricomincia un'altra volta dal settore Ariete. Questo accade se troverete un lavoro. Questo accade se leggete un libro, iniziate dall'incipit Ariete fino ad arrivare fino, no, alla fine, che è mistica, è uno sciogliere, no, quindi si va dallo Solve al Coagula, al Solve, eccetera, eccetera. Quindi come vedete tutti questi pezzettini che karmicamente li vediamo sulla sfera divina, forse sto parlando un pochino troppo ermeticamente, però questo è, sulla sfera, immaginate questa sfera grande, i pezzettini della nostra vita sono piccoli pezzettini di cerchio. Teoricamente andrebbero fatti tutti. L'iniziazione dice: "Ma che sei matto? Ma quando mai li fai tutti? Ma per carità, quanto ci mettiamo?" E allora si chiama via accrescitiva, via abbreviativa. Ma questo accade anche con degli amici, no, con un rapporto umano, una relazione d'amore, con un libro. Io molto spesso sono arrivato subito alla parte pesci con un libro, me ho letto, sono arrivato verso un testo, dico: "Fammi vedere come finisce", perché, magari può succedere, no, se e ne comincio da un altro, la parte okay, capita. Questo accade anche nei rapporti, ma questo accade anche nella vostra mente. Nella vostra mente questo accade quando voi decidete di fare qualcosa. Questa è la parte Ariete, ma anche la parte Solve, perché cos'è Solve? Avete un'idea, esplode quest'idea, e come la natura che si alza, come la primavera che sorge, come il vento, è tutto uguale sulla terra, cioè voi vedete piccolo e in grande, in piccolo, in me, tutto uguale. Esplode e voi partite direttamente a fare le cose, e poi ci sono le altre fasi. È chiaro che nei reparti fuoco siete molto energici, acceso, siete molto forti, Ariete, in Leone, Sagittario c'è la ripartenza, no, nei reparti terra, tipo Toro, Vergine, Capricorno, siete stabili e sono quelli da superare un pochino, perché di solito ci si può anche stabilire lì, si può per esempio una coppia può rimanere sempre nel reparto Toro, o di amici, o nella studio, o nel reparto Vergine, troppo meticolosi, no, io delle volte sono andato tanti anni fa, quando abitavo con mia zia a Torino, che facevo l'università, Accademia delle Belle Arti, mi ricordo che mi portava, io non conoscevo nessuno, a cenare da alcuni bravissime persone, e questi qua erano talmente precisi in casa, talmente tutto così, tutto piccolo, sistemato, che io dissi: "Questi sono una fase Vergine", e son rimasti là. C'è chi rimane lì e poi ha bisogno di
elevare queste cose. C'è chi rimane nella fase scorpionica di morte continua, di insoddisfazione, di insicurezza, c'è chi rimane in una fase sempre di gioia, di attenzione, ariete, però che non riesce a prendere. C'è chi rimane sempre come se fossero dei bambini, dei giovani che non crescono mai, la fase leone. C'è chi purtroppo, rimane in una fase magari capricorniana troppo scura, troppo densa, troppo ferma. Okay? C'è chi magari ha un rapporto solo mistico, così, ad esempio gli hippie, no, gli hippie che c'erano, non so se ci sono ancora, è una parte pesci molto, no, le mani così, voglio dire. E quindi poi leggiamo il resto, eh. Quindi ecco che noi stiamo capendo che cosa intendo. Vogliamo emanciparci? Dobbiamo vedere chi siamo, cioè che coagulazioni avete e toglierle. Cambiarle. Volete uscire fuori con la vostra anima? Beh, non potete fare una copia pesante di quelle che avete. In pratica, se la vostra anima fa le manifestazioni in giro, si occupa di politica, si occupa di sport, è sempre a perder tempo sui social, viene infarcita di tutte queste idee e siete un po' su X, un po' siete su Facebook, un po' siete qui, un po' siete su che ne so, su tante altre cose, eccetera, eccetera, quindi un po' poi vi occupate di altro, non potete certamente e vi concentrate per generare il corpo lunare, non è possibile. Perché genererete un mostro, in pratica, ecco perché un maestro serio non dà mai le vere istruzioni finché non vede questo solve, perché altrimenti fa generare dei mostri che poi diventano demoni esecutori su se stessi, ti mangiano in pratica. E poi non è bello vivere con la copia di se stessi, lo sapete? Noi non ci rendiamo conto di quanto siamo antipatici, di quanto diamo problemi, di cosa diamo fastidio. Magari gli altri per gentilezza non ce lo dicono, no? Però il bello, se voi creerete una copia di voi stessi, ma anche solo mentale, e ci avrete a che fare, come si fa? Avete un'idea e allora lo chiedete a voi stessi e e dite: "Come ragiona me stesso su questa idea? Che cosa ne pensa?" Dovreste avere a che fare con la parte obiettiva e un pochino antipatica, se vogliamo, di voi stessi. Beh, vi renderete conto che forse non siete tanto simpatici come pensate di essere, compreso io, e che dovremmo veramente inchinarci e baciare i piedi a chi ci sopporta. Mh? Perché vuol dire magari che ci ama veramente, no? Perché tutti pensiamo di meritare l'amore. Tutti pensiamo di meritare l'amore così come siamo. Se mi vuoli mi ama così come sono, ma non è vero. Non è vero. Se io ho dei coaguli che faccio soffrire l'altra persona li devo togliere, se no questo è egoismo. Se io mi accorgo che certe cose che dico, faccio, fanno soffrire le altre persone che amo, io li devo togliere. Altrimenti o si finisce male o vuol dire che io sono cioè sono satanico, cioè, è brutta 'sta cosa. Ecco che Solve e Coagula l'abbiamo elevato a status veramente alto, no, lo disse anche Cristo: "Se non diventate come bambini, il regno dei cieli ve lo potete scordare. Potete soltanto vedere il regno dei cieli pensando di prenotare un viaggio su il missile X di Elon Musk e se vi sorteggiano vi fate il viaggio. Ammettiamo che c'è il regno dei cieli, sempre se non sbatte contro qualcosa e cade giù. Mh? Okay, questa è la verità delle cose. La verità delle cose non è fuori, la verità delle cose è dentro di voi. Non esiste fuori verità delle cose, perché ogni cosa che entra in voi, diciamo così, è elaborata da voi a secondo i vostri coaguli, okay? Bene, mi fermo qua, non vado oltre. Spero che ho spiegato bene, spero che mi sono spiegato bene, potrei ancora continuare per tanto tempo.
Vorrei chiudere questa cosa, poi rispondo a qualche domanda, dicendo: la via magica o magia viene da la pratica dei magi, che erano sacerdoti persiani e che usavano certe tecniche. Quindi la via magica, la via mistica ne usa altre tecniche, la via alchemica altre, ma la via religiosa altre. Quindi devi sciogliere. Anche il fatto che uno diventa monaco e chiude e si chiude in una stanzetta, si è sciolto, ha assoluto solve la vita che aveva prima e ne fa un'altra. Si si dice rinascere, neofita, nuova pianticella. È inutile quindi che molti si lamentano di non riuscire a fare tanti progressi nello spirito e cose varie. È normale, perché tentano di far progressi così come sono e questo è molto complicato. Bisogna togliere i pesi, bisogna vedere i vostri coaguli, in modo che fluisca dentro qualcosa, in modo che si metta in movimento. Io tanti anni fa parlai di bisogna entrare nel mondo di Pandis, cioè ossia questo senso di unità col tutto, di gioia, di allegria, di forza, di tornare bambini, di fuoco entusiastico che possa muovere un pochino tutto e dovreste buttare a mare il vecchio voi. No, oggi si usa quando si è iniziati, gli danno subito il nome magico e cose varie ed iniziano. È un errore fondamentale, perché iniziare una persona quando non è stata fatta una certa tecnica, pratica e prassi, e vista anche da chi da cui sta guidando, iniziare una persona con i difetti che ha, ossia con le coagulazioni che ha, vuol dire coagularla ancora peggio, renderla peggio. Iniziazione e quindi i nomi nuovi si danno quando uno che l'ha già fatto, cosiddetto maestro, guru, epopta, ierofante, soper sop, quello che sia, vede che veramente non ci sono più quei coaguli, allora dice: "Sei pronto perché non sei più quello di prima, questo è il nuovo nome che se te lo scegli o te lo dà questo sei", e allora si può fare l'iniziazione al nuovo essere che è una nuova pianta, altrimenti è la copia della vecchia. Cosa preferireste voi? Una pianta di melanzane vecchia, sempre la stessa, o prendi il seme delle melanzana perché si è liberata della vecchia pianta e torna nuova? Quello, no? Questa è la natura. Okay, questa applicatela a tutto. Poi, buongiorno maestro, il segno zodiacale a cui si appartiene allora influenza molto, è indice del punto in cui ci troviamo con il karma e dell'evolvere? Sì, certo, e indica il sole, indica il sé, quindi certo, sei lì. Sono in totale accordo. La pratica steganografica aiuta anche in questo? Beh, sì, perché ci porta a toccare queste parti, questi pezzettini, no, per avere questo vento, diciamo così, questo vento che ci muta. Sì. Maestro, io sono abbonata e posso guardare i suoi iscritti, ma posso anche accedere a YouTube? Questo non lo so, penso di sì. Questo ora ti risponderà, scrivi a @academymra su Telegram, perché c'è chi se ne occupa e ti risponde. Io non me ne occupo, io faccio solo i documenti, le cose, dico le cose e poi la parte tecnica non è mia, però penso di sì. Eh. Poi sono in totale vabbè no, poi aspetta un attimo. Urge proseguire con la pratica della deprogrammazione, beh quella è la base. Pensavo di fare la deprogrammazione 3.0, vediamo. Ho riletto quello che ho scritto e ho detto: "Però butto la gente in crisi, quindi aspetto ancora un po'". Dice: "Bene, a volte mi sto sulle scatole da sola", ma tutti ci stiamo sulle scatole da soli. Noi diciamo: "Quanto vorrei essere così". Dovreste se la superi 'sta cosa ti senti volare. Penso che le pratiche che ha spiegato nel recente video su Biancaneve possano dare molto in questo sicuramente quelle che parlano della spiritualità, sì, sì, l'ho messe apposta, le ho messe con cuore puro, fatele. Poi l'abbraccio anch'io. Poi arrivare vicino alla morte, perdere temporaneamente la memoria e vedere ciò che resta.
cosa può significare? È una forma di dissoluzione, è una forma di scioglimento, dissolvere. Alla fine è simile a una vera iniziazione, no, che molto spesso nel mondo accade questo, un'iniziazione che era karmica, che è quella di arrivare vicino alla morte, rendersi conto che tutti i coaguli che si hanno non servono a nulla e rinascere. Se vi piace mettetevi un like, se vi piace, mi fate un grande favore. Tra l'altro tra poco parlerò dell'alchimia grande, così chi è interessato può contattare, sempre @accademia e gli abbonati, quelli sul sito sanno già perché stanno sentendo tutto. Poi buongiorno, nelle coagulazioni del corpone Kremers parla di essere o casti o intelligentemente peccatori. Può spiegare meglio cosa intendeva per intelligentemente peccatori? Ma è semplice, l'ho detto molto spesso. Se un desiderio o un appetito ti prende, portalo deliberatamente a soddisfazione e poi discioglitene. Significa non ci pensare proprio più, non ti far prendere, sii sciolto, dimenticalo. Tu dici: "Ma tornerà." Se torna fai lo stesso, alla fine accadrà qualcosa di magico. Mi mancano pochi anni alla pensione che sento dentro me essere una grande farsa. Ecco perché vorrei ritirarmi, però abitando in un posto dove i soldi indispensabili serve, beh, penso a tutti. Pensa sia un coagulo lesivo? Beh sì, ma ce l'abbiamo tutti però. Questo è un brutto coagulo che serve a tutti, voglio dire, quindi sì, purtroppo sì. Questa è la prigione che c'è a livello di società, è stato fatta apposta questa cosa, coagulare l'essere il più possibile con le idee, con i concetti, con i desideri, con le cose da prendere, da comprare. Cos'è coagulato con i media, con gli spettacoli, lo coaguli lì e rimane lì. Poi la colonna positiva e negativa dell'albero non sono una coagulante e l'altra solvente? Possono essere ognuna entrambe le cose? La bianca è solvente, la nera è coagulante. Quindi sì, poi quella centrale sono entrambe le cose. Buongiorno maestro, è importante sentire il senso di libertà in quel che si fa nella vita, amore e lavoro? Beh sì, se si sente il senso di libertà rendendo sacra la vita, cioè gli antichi avevano reso sacra ogni attività. Se uno era uno che si occupava di costruire, c'era la corporazione dei costruttori con le sue iniziazioni, che rendeva sacro ciò che faceva. C'era la corporazione dei fabbri, che rendeva sacro ciò che faceva. C'era la corporazione dei panettieri, che rendeva sacro ciò che faceva. La corporazione dei contadini, cioè tutte queste corporazioni antiche erano sacre, avevano i propri misteri e quindi giungevano direttamente a rendere sacra tutto e quindi diventava gioia, conoscenza e sapienza. Quindi sì, oggi non c'è niente di sacro, oggi lo si fa solamente per anima appetente, sono solo gli appetiti, no, che vengono soddisfatti, ma l'anima non viene soddisfatta, tant'è vero che poi tutti o fanno gesti estremi o si volgono a delle cose, prendono delle cose deleterie per la loro salute che non dovrebbero mai fare. Sapete, io sono un assertore assoluto contro le droghe, quindi non si dovrebbe fare questa cosa, quindi ma però la socie ma pera o ma o però la società porta a questo, perché non si è felici. Noi vediamo grandi esseri di cinema, non sono per niente felici. Poi, ehm, dove sta qui? No. Beh, è più complicato solvere o coagulare? Solvere. Solvere è complicatissimo perché abbiamo l'ego che dice: "Ma perché lo devo fare?" Perché? Si viene chiamata un'opera d'Ercole. Maestro, con gli avvenimenti di questi ultimi anni, nel bene e nel male, ho potuto solvere tanti concetti che pensavo fossero verità. Poi ho incontrato lei. Grazie.
un inchino. Grazie, sono contento di essere utile. Ricordatevi ciò che vi ho detto dell'Iliade. Tutto torna. Poi: "Maestra ha già scritto un libro riguardo il corpo lunare e le tecniche per la sua formazione?" Io ho scritto tante cose, ho tanti documenti, dicevo a me stesso, diciamo così, sono andato un po' a mettere un po' in ordine con un prodotto che ho acquistato, perché se no non sarei stato capace, non l'ho mai fatto in tutti gli anni. I miei iscritti assommano a 10, 12.000 pagine, quindi, devo li sto mettendo a posto, quindi c'è certamente quello che si può sempre dire il mistero e la pratica e la tecnica, che a me si trova un po' ovunque, però è molto importante, che si sia seguiti, perché altrimenti si prendono lucciole per lanterne. Molto spesso gente mi ha scritto: "È successo questo e il corpo lunare", no, il corpo lunare è una seconda vita, nella parte, diciamo, chiamiamola lunare, ossia sensitiva, sottile dell'essere umano. Per esempio una delle più grandi prove del corpo lunare è che quando sei nel corpo lunare o nell'ambito lunare non c'è colore, è tutto bianco, nero, grigio, no, e molto spesso quando le persone dicono: "Sono stato nel corpo lunare così, così", e io chiedo sempre se c'erano colori. Sì, tutto luminoso, quindi era solamente una visione o un sogno, non era il corpo lunare. Lunare è una vera dimensione, una dimensione superiore alla nostra. E quindi ci son tante cose. Quindi si può scrivere, però bisogna essere sempre attenti. Spero, prima di passare il velo, come si dice, o di morire o di solvermi, di mettere per iscritto tutte 'ste cose, visto che ora posso mettere un po' in ordine, perché da solo non ce la potevo fare. Poi poi: "La sensazione di aver vissuto più vite in questa indica quindi i momenti di coagulazione vissuti?" Sì Sergio, un inchino a te, è così. Sì. È stato gentilissimo per le sue risposte. Grazie a te Gio. Qui è una palestra di dialogo, quindi siete tutti basta che siamo tutti educati, potete anche fare domande piccanti, quello che volete, basta l'educazione. Io non rispondo solo ai maleducati, quindi siete educati, sono felicissimo, io rispondo a tutto. Poi Alessio: "Esiste o sarebbe utopico un giorno avere una scuola della conoscenza Ammonia aperta al mondo?" Ma non è questione di utopia, c'è già, ci sono qua. Non è aperta al mondo? È aperta. Infatti ho fatto un centro, Ammonio unico mondiale, che rimarrà, quindi cioè voglio dire è aperta al mondo. Il problema è la qualificazione. Essere qualificati non significa essere meritevoli o qualcosa di razzista, significa riscontrare in colui che cerca la qualificazione massima per poter capire ciò che gli viene trasmesso. Le qualificazioni sono differenti. Quando si presenta qualche persona di fronte a me, io vedo la sua qualificazione da ciò che sa, da ciò che dice, da ciò che è interessato e da ciò che può raggiungere. C'è la qualificazione che magari può essere solo psichica, c'è la qualificazione che può essere intellettuale e c'è la qualificazione che può essere metafisica. Quindi li si dà a secondo il livello di educazione, cioè di qualifica, quindi bisogna essere qualificati. È per questo che esistono tante vie, no, la via del il bhakti, la via della devozione, la via della magia, la via dell'alchimia, la via della mistica, la via dello yoga, dipende dalla qualificazione. La via più alta, l'ammonia, che è simile all'Advaita, simile al taoismo, simile al più alto tantra vairayana, simile all'alchimia più alta, simile al sufismo più alto, simile alla via della Merkava più alta, quindi le vie unitive, le vie uniche, no, non duali, ha bisogno di qualificazione per afferrarne il concetto, perché bisogna avere l'intuizione di afferrare, quindi si può, però non è detto che dia il massimo di riuscita, perché le persone hanno tanti coaguli che devono essere sciolti. Magari se si facesse questo potrebbe anche essere interessante.
però dipende dalla qualificazione che poi viene dalle incarnazioni precedenti e dalla volontà di volerle superare. Poi, dov'è qua? Sono rimasto sempre un piacere grazie Gianni. Buongiorno maestro, io da quando ho scoperto lei e i suoi libri veramente ho capito tante verità che non ne avrei mai immaginato che fossero così. Ti ringrazio tantissimo, grazie a te Tina di esserti utile, sono qui per questo. Sono mandato per questo, questa è la mia, direbbero oggi gli anglofoni, missions, la mia missione. E non una missione per far del bene, sono nato per questo. Ognuno c'ha, dicono gli orientali, un dharma, cioè lo deve fare. Se non lo fa sarai costretto. Questo è il mio dharma, lo faccio. Poi, come si può solvere, coagulare, stare immersi in gruppi da cui non ci si può esimere e sopportare tante parole di cui si è ormai molto lontani. Insomma, ci si sente soli in mezzo al superfluo. Ma vedi Gio, l'idea di solitudine esterna è un'idea da superare, perché stiamo parlando al mondo. Non è necessario essere soli, cioè all'inizio può succedere che c'è bisogno di un po' di separazione, sì, questo sì, e bisogna trovare un po', no, quando si è insieme con questa gente staccate, bisogna staccare, bisogna avere la proprietà e il potere sulla propria mente e ascoltare senza ascoltare, vedere senza vedere. Questo ti dà la capacità di essere solo in mezzo a tanta gente. Io 'ste pratiche le ho fatte quando ero ragazzo, andavo a scuola, andavo col tram, tornavo col tram, stavo con gli amici, studiavo, cose varie, facevo questa tecnica e è perfetta, no? Poi, quando nel sogno i colori sono molto intensi e luminosi, quindi non si è nel lunare, no, solitamente si è o in una visione di sogno normale, come nella vita di tutti i giorni, o se sono sogni estatici o divini, si riconoscono, sì nel mercuriale. Magnifica diretta, grazie, grazie. Riccardo, può farci una piccolissima esempio di sostituzione delle idee di un coagulo con altre scelte da noi per capire meglio la spiegazione? Sì, certamente, l'ho detto prima all'inizio, magari non so se c'è, però una buona idea, per esempio, lo possiamo avere dalle immagini. Io vedo, di fronte a me, quando guardo la finestra, un muro, come succede nelle città con i, che ne so, palazzi e cose varie, posso ogni volta che guardo sostituire questo coagulo, mamma mia che tristezza, guardo questo, con la visione immaginaria di una, che ne so, di montagne in lontananza con una nebbia, una bruma meravigliosa, verde, azzurrina, e in lontananza vedo delle gruppe, che ne so, un gruppo, di persone, se voglio, oppure degli uccelli che volano, cioè avere, no, questo è già cambiare un coagulo. Cambiare un coagulo è riuscire anche a non dare giudizi. Vedo una persona, un film e non dico: "Sai, sì, sì, lo so", no, toglilo e cambia, cioè usa la cosa opposta. Se andiamo a studiare anche per esempio il, come si chiama, lo yoga, no, lo yoga di Patanjali lo dice, questo li chiama klesa, li chiama lui, no, questi no, in italiano coaguli. E si dice: "Cos'è la cura? Meditare sugli opposti". E allora sciogli quel coagulo. Poi, rendi sacra la vita. Se la vita è presente più solve, se la vita è presente più solve, ma non si coagula nel nuovo, quale potrebbe essere l'errore? Qui si entra in una situazione di come si chiama, ondivago, essere ondivaghi, e molto spesso si trovano queste persone che non hanno una ove posare il capo, diciamo, non hanno una direzione da se stessi data e quindi sono molto ondivaghi, e questo non è tanto positivo, perché in magia o in ogni via iniziatica devi prefiggerti un obiettivo, lo devi tenere saldo nella mente e andare verso di esso, altrimenti non puoi ottenere niente. Poi, ehm,
Maestro, le tecniche della trasformazione della realtà sviluppano il corpo lunare, grazie. Dipende come lo usi. Se innanzitutto trasformano la realtà e quindi tolgono i coaguli che uno ha e quindi poi è libero di poter generare altre cose, quindi anche un corpo lunare. Poiché, in merito a "intelligentemente peccatori" intendevo da un punto di vista di dispersione di liquidi, è proprio quello che sto dicendo, proprio quello, cioè la dispersione di liquidi è semplicemente perché gli esseri umani, specialmente i maschi, sono connessi e nell'idea hanno che la dispersione di liquidi sia connesso al proprio piacere personale, ma non è così. È solo mancanza di educazione in quella sfera che fa mostrare quello. Ci sono maestri che ho conosciuto, praticanti che ho conosciuto e cose varie, che tranquillamente non perdono nessun liquido, godendosi la vita tranquillamente e quindi perché hanno separato, no, e questo significa avere coscienza del corpo lunare. Se hai coscienza del corpo lunare, separi perché il corpo lunare è la sede delle emozioni e dei piaceri, separi la parte sottile dalla parte fisica e allora, no, trasferisci ciò che pensi che sia necessario, tento di fare queste cose se no mi chiudono, ci bloccano, e quindi tutte queste sembra che sono nel circo e faccio, no, comunque mi si capisce. Bisogna se riesce a sostituire quest'idea di connessione solamente fisica, perché se uno pensa che è soltanto con la dispersione di liquidi che può giungere a una certa soddisfazione, vuol dire che, deve cambiare il coagulo, io sono il corpo, perché sia altro. Poi, scusatemi, questo mio sembra che saltavo, mi son lanciato, mi son acchiappato e andavo da una parte all'altra, son diventato un bravo. Ho appena terminato la lettura della copia cartacea del suo libro riguardo il controllo dell'anima. Ho intenzione di rileggerlo per assorbirmi il contenuto. Quale libro mi consiglia dopo? Dipende. Intanto leggiti questo, una volta che capisci questo bene, puoi capire qual è il tuo percorso che vuoi, se è un percorso più tecnico, l'alchimia, se è un percorso più poetico, più artistico, interiore, così per esempio la magia, se è un percorso, che ne so, mistico, no, si può allora a 'sto punto bisogna, che ti rivolgi ad altri, perché io di misticismo non lo faccio. Poi: "Buongiorno maestro, allora come si fa ad unirsi con a questa scuola Ma sono qua. Cioè, sono qua. Io sono l'unico che è stato messo fuori da questa scuola, nel senso, per farla conoscere. Sono qua, non ci sono altri. Infatti nessuno ne parla, perché non sanno manco che cosa devono dire, okay? Okay? Quindi sono qua, scrivi @academymra.com, no, @academymra su Telegram. Poi, qual è la differenza tra corpo lunare, corpo solare e corpo astrale? No, il corpo astrale qui c'è una cosa non corretta. Il corpo lunare è il corpo delle sensazioni, il corpo mercuriale è quello dell'intelletto. Il corpo solare è la scintilla divina, il senso di essere, e il corpo astrale è l'unione generata del corpo immortale, che è la sintesi di corpo lunare e corpo mercuriale come veicolo del corpo solare, cioè della scintilla divina di luce. Poi, poi un attimo che non riesco a rispondere poi a tutti, se no. Ho trovato più verità qui. Ah. Ho trovato più verità qui in poco più di 6 mesi che in tutta la mia vita. Tommy, sei gentilissimo. Io dico ciò che è stata mia esperienza, come mi hanno addestrato, cosa ho praticato, non dico mai qualcosa che non conosco. Poi okay. Paola Mar
Enki. Buongiorno maestro, il lavoro che sta facendo è grandioso, grazie. Sto leggendo i suoi libri, grazie, meravigliosi. Aspetto anche che esca di nuovo il libro di Vivian del Lago. Ci sta lavorando. Ok, sicuramente ci sta lavorando, lei è talmente puntigliosa che... Ok, poi una domanda. Ma dice qui, maestro, una domanda: dopo quanto tempo si sospende di prendere distillati come limone o romè? Dipende solitamente quando hai raggiunto l'obiettivo che il distillato sottende. Uno prende qualcosa, se l'ha raggiunto lo sospende. Poi, maestro, il padre del mondo che dorme Maestro, il padre del mondo che dorme e stiamo aspettando il suo risveglio potrebbe essere Enki e quello chiamato Arcangelo Gabriele, senza empatia Enlil che vorrebbe cancellare l'umanità? Deborah, io ti rispetto e rispetto chi ha scritto queste cose, però tutto questo è un grande specchietto per le allodole, perché la verità è che questo cosiddetto Enki era considerato il dio della terra, delle acque e del profondo, quindi va a connettersi direttamente alla dea madre. Questo Enlil era il dio dell'atmosfera, quindi va a connettersi a Zeus e quindi voglio dire siamo sempre lì. Il fatto di distruggere l'umanità e cancellare l'umanità e non è cancellarla, tutto cambia e come dicevo se leggete l'Iliade, l'Iliade è l'inizio di perché accadono le guerre, perché c'è questo solvere che c'è bisogno quando ci son tanti coaguli e ce n'è tanti coaguli. E questo che tu mi hai detto è nuovamente la riproposizione in altri termini della stessa situazione. Quindi questo alla fine c'è sempre stato, da sempre si è pensato l'umanità finisce. Non è che finisce l'umanità, finisce un periodo, finisce un momento, finisce un'emanazione di una civiltà. Mh. Anche quando stava crollando l'impero romano, si diceva: "Sta finendo il mondo", stava crollando l'impero di Gengis Khan, sta finendo il finisce un'epoca. Questo sta succedendo. Poi grazie, ti voglio bene anch'io. Con le sue piroette è stato comunque chiaro e comprensibile. Beh, bisogna essere anche bisogna farci assumere dai circhi, Michele, perché qua se no poi: "Grazie maestro, sarebbe bello poter partire fin da piccoli avendo una scuola vera e propria, in contrapposizione con la scuola pubblica, evitando così di riempire le". Certo, se dovessi io mi piacerebbe fare una cosa simile, però sinceramente oggi i bambini li hanno presi in mano altri. Lo potete vedere, no, chi li ha presi in mano, quindi di sicuro penso che avrei pochi mesi di vita. Quindi voglio dire, vedete di trasmettere voi ai vostri figli questo che vi dico, perché sono cose sane, molto sane. Con la programmazione del sistema, avendo una scuola magari stile Hogwarts, è bella questa cosa, Hogwarts mi piace, perché siamo nell'immaginativa inglese di magia. Un saluto a voi. Manuel, io sapevo che la tecnica del di non perdere i liquidi fosse una tecnica taoista, ma quindi in Occidente, nell'antica conoscenza, è previsto lo sviluppo di questa abilità. Ma caro Manuel, esiste l'alchimia c'è l'alchimia si dice umida e l'alchimia secca. Forse per alchimia secca potrebbe significare anche questo. Mh? Poi c'è una persona che proprio non tollero per la sua falsità, dichiara amicizia intensa con chiunque, ma alle spalle così non è. Probabilmente proietto fuori ciò che in me non piace, lievito come fare. Non farci caso. Il problema è che quanto più diamo, attenzione alle cose, più diventano reali. Non gli dare attenzione. Poi,
Poi: buongiorno a te, ascolta grazie. Quel che afferma in Villanova corrisponde a verità, è l'unico, ma ci sono anche dei motivi. Ah, certamente, ognuno c'ha i propri motivi. Io sto parlando in generale, non mi riferisco certamente sto parlando di sedicenti maestri, non parlo certamente di te, che neanche ti conosco, no, ognuno sceglie i propri nomi e indica l'anima, così come io parlo di alcuni che ho visto che fanno i maestri e che conosco, ahimè, e quindi mi rivolgevo lì. Poi: "Maestra è sempre un piacere", "Grazie, è un piacere mio". Poi: "Buongiorno grazie a voi, grazie". Poi: "Maestro, facendo spesso le sue tecniche di immaginazione mi sento come me nel mezzo tra sogno e realtà, è normale?" Beh, le tecniche di immaginazione non è tanto immaginazione, quando ti immagini è l'anima. Pratica è la parte sottile di te. Quindi immaginare significa usare la tua anima in maniera come si deve. E poi è chiaro che quel sentirsi tra qui e là, vuol dire che l'anima si sviluppa e prendi coscienza di qualcosa di più sottile, come dicevo prima, prendine coscienza e questo è lo scopo, no? Poi, le chiedo a lei perché di lei mi fido. Grazie, che cosa mi stava chiedendo? Deborah qua. E non ho letto che cosa forse ho risposto prima. Maestro il pad ecco, ho risposto, meno male, grazie. Poi: "Buongiorno, come trasmettere a un figlio piccolo e con gradazione?" Sì, omeopaticamente, piano piano, piano piano, piano piano, piano piano, facendogli vedere le verità come sono e facendoli sperimentare. I bambini non vanno soffocati di idee e concetti: questo si fa, questo non si fa, questo l'ha detto Tizio, questo l'ha detto Gesù, questo l'ha detto Buddha, questo l'ha detto Riccardo Villanova, questo l'ha detto no, li si fa sperimentare le cose. Una volta che li sperimentano, dici: "Okay, l'hai sperimentato? Sì, questa è la cosa legata a questo." Devono sperimentare, se no diventano solamente concettualisti e non realisti veri. Poi: "Io ho tenuto mia figlia a casa per 2 anni, istruendola personalmente con ottimi" certo, io lo consiglio. Poi l'ho rimandata a scuola perché le mancava sì, certamente, ma tenerla a casa non significa non farle avere amici. Io parlo dell'istruzione. Poi puoi avere amici tutti quelli che vuoi, ma l'istruzione oggi si sta chiudendo sempre più perché è così. Poi sarà peggio con l'intelligenza artificiale, ognuno chiede a ChatGPT, ci mettono quello che vogliono, no, quello che non vogliono lo tolgono. Grazie, immagino che il fatto che abbia ignorato il mio qual è il messaggio che ho ignorato? Sia un dov'è Giuliana Ciani? Ma ti chiedo scusa, fammi vedere dov'è 'sto messaggio. Non l'ho ignorato certamente con mia volontà. Giuliana Ciani, dov'è? Vediamo. Non ignoro mai i messaggi. Dov'è? Vediamo. Giuliana Ciani. Como, Gypsy, Agrifi, Patrick, Alessio, Gianni Meloni, Boulder, T, Como, Massimo, Gypsy, Patrick, io Giuliana Ciani. Col solvere si solvono anche gli errori del nostro precedente essere? Ma certamente. Certo, ma dipende, ci sono dei grumi, cioè ossia dei coaguli più grandi e dei coaguli più piccoli. Tu li puoi notare scusa se non avevo visto, non l'ho ignorato, ti chiedo scusa. E in pratica tu puoi notare il coagulo più grande e la tendenza che si nota fin da bambina, no, e qui poi in questo coagulo più grande ci entrano gli altri coagulini. È chiaro che cominciando a togliere queste cose è difficile, perché nessuno vuol togliere le proprie idee, cose varie, si va a erodere, no, come è come scavare miniere in una montagna, alla fine crolla. Quindi sì, ti chiedo ancora scusa, spero di averti soddisfatta. Come fare a controllare o a estinguere la rabbia? Beh, semplicemente la rabbia bisogna capire che è qualcosa che viene dal profondo e quindi andando a vedere perché senti rabbia.
Perché t'arrabbi? Perché t'arrabbi? Per quale motivo? E solitamente sai, non ci arrabbiamo mai per quello che accade, ci arrabbiamo per qualcosa che abbiamo soppresso e represso e che lei tenta di uscire in qualche maniera, ma la teniamo sola e appena ha la possibilità si sfoga, no, molto spesso io penso che il 90% delle persone, perché una persona è intrinsecamente buona, non s'arrabbia per quello che accade nell'istante che s'arrabbia, ma è frustrata e quindi accade qualcosa e mette fuori quella rabbia pregressa e repressa fuori. Mh. È come purtroppo la persona frustrata, schiacciata, arriva a casa, s'arrabbia e distrugge la famiglia. Purtroppo non certamente la famiglia. Poi, cioè grazie immagino no, okay, ho fatto, grazie a te. Valentino, mi ripeto perché sono grazie Gio, grazie. A tema circo nella canzone La donna cannone ci sono tanti riferimenti sì, è bellissima la canzone, sì, tanti riferimenti. È molto bella, è vero. Ma non ci sono più queste canzoni ormai, eh. A suo modo ero un iniziato della politica, ma ero un iniziato. Qual è il modo migliore per poter vedere le entità che vivono nel lunare? Il modo migliore, il livello magico è guardare uno specchio. Il livello semplice è vedere cosa sogni. Lì è, tutto là. Poi, i miei sogni sono sempre più precisi, se si può dire. È come se riuscissi ad essere lucido nei discorsi e ragionamenti. Sento come se nel sogno potessi qualcosa imparato in veglia. Che cos'è? Bah, solitamente c'è questo scambio tra ciò che si vede nella veglia durante la vita e vita di veglia e si lo trasferisci nel sogno, ma esiste anche ciò che accade nel sogno viene trasferito nella veglia. Questo porta un ponte di memoria che ci dà l'idea di essere lucidi da una parte come dall'altra. Quindi è una cosa buona perché vuol dire che la coscienza si estende anche a un livello solitamente in cui non c'è, che è sottile, che siamo magari a fare le cose ma non ci rendiamo conto. Poi, quindi è buono. Dove sta qua? Sto finendo, sì. Poi cosa vuol dire sognare in bianco e nero? Essere nel lunare puro. Lunare puro. Bene. Io vi saluto e nota molta confusione qui. Non ho capito, non ho capito. Nota molta confusione. Stavo dicendo, bene, vi saluto, vi do un abbraccio, grazie di essere presenti, scusate se non sono perfetto. Tento di fare il meglio che posso con quello che è la mia esperienza e il mio sapere, dalla mia pratica e da quello che poi potete essere d'accordo o non d'accordo con quello che trasmetto, che non è quello che dico, ma fa parte di una tradizione. Poi ognuno sente le sue, voglio dire, no? Credo che il solvere coagulare più impegnativo da cui poi si costruisce tutto il percorso vitale e il rapporto figli-genitori. Ma certo, questo pacificare ma certamente è la base ma certo, è sono i nostri dei, conosciamo solo loro all'inizio. Poi, grazie maestra, non solo, noi siamo proiettati da loro, quindi poi grazie. Mi scusi, intendevo scrive che dovrebbe notare la confusione per ristabilire l'ordine della conoscenza. Scusi, intendevo scrive che dovrebbe notare la confusione. Okay, ho capito. Grazie Salve Coagula. Un inchino a voi, vi saluto, grazie ancora. Cosa rappresenta l'apertura del terzo occhio? Cosa siamo in grado di vedere quando si apre? Ma è semplice, non sogni di notte? Cosa sogni? Con cosa vedi? Vedi con la luce del sole? No, vedi con un'altra luce, che è la luce della mente. Quella è il terzo occhio. La differenza è che se lo apri coscientemente, lo puoi fare coscientemente, e se no tutti la notte vedono col terzo occhio.
E c'è bisogno di fare pratiche, di fare corsi. Ogni notte si accende quella luce che è simile al sole, che è il terzo occhio. Se si riesce a fare quel collegamento che parlavamo prima, noi abbiamo la visione anche qui. Vi saluto e come dicevano gli antichi anche dall'ordine da cui provengo, dal mio cuore, dalla mia parola, dalla mia mente. Salute a voi. Mettetemi un like, mi fa comodo.